Dopo il crollo dei grandi palazzi micenei, la Grecia non si ricostruisce attorno ad un unico re. Non nasce un impero, non emerge una capitale dominante. Nasce qualcosa di più fragile, più frammentato, ma incredibilmente più rivoluzionario. Decine di città indipendenti, comunità che si governano da sole. È qui che nasce la polis. Ed è qui che nasce un'idea destinata a cambiare per sempre la storia dell'Occidente, il cittadino. Benvenuti su Polis. Qui non raccontiamo solo eventi, raccontiamo come le civiltà nascono, cambiano, crollano e si trasformano. Perché la storia non è solo passato, è il fondamento del mondo in cui viviamo oggi. Se volete sostenere questo progetto, iscrivetevi al canale e scrivetemi nei commenti quello che vi piacerebbe fosse affrontato nei prossimi episodi. Adesso torniamo in quella Grecia arcaica, dove sta per nascere una nuova forma di governo. Dopo la fine del mondo miceneo, la Grecia attraversa secoli di frammentazione. I palazzi vengono abbandonati, la scrittura scompare e le reti commerciali si interrompono. Nel video precedente abbiamo visto come questo periodo, spesso definito secoli bui, non sia soltanto decadenza, ma lenta trasformazione. Senza un'autorità centrale, il potere si disperde nelle comunità locali. Aristocrazie guerriere guidano piccoli territori, ma nessuno riesce a dominare l'intera Grecia. Ed è proprio da questa assenza di un centro unico che nasce qualcosa di nuovo. Non è un regno, ma molte realtà autonome. È qui che i cosiddetti secoli bui si chiudono lentamente e il mondo greco entra in una nuova fase della sua storia, l'età arcaica. Un'epoca di rinascita demografica, di riprese dei commerci, di trasformazioni sociali profonde. Ed è in questo contesto che prendono forma le poleis. La geografia della Grecia è un fattore decisivo. Catene montuose attraversano la penisola e separano le pianure tra loro. Le terre fertili sono limitate, spesso piccole e isolate. Le comunità crescono distanti, divise da rilievi difficili da attraversare. A differenza dell'Egitto o della Mesopotamia, qui non esistono grandi fiumi che unificano territori e popolazioni sotto un unico centro di potere. Il mare può unire, collega solo chi possiede la capacità e le risorse per navigarlo. Ogni valle diventa un mondo autonomo. Ogni pianura sviluppa interessi propri. Ogni comunità costruisce equilibri interni differenti. Una città affacciata sul mare guarderà al commercio e alle rotte marittime. Una comunità dell'interno punterà sull'agricoltura e sulla difesa del territorio. La frammentazione geografica diventa frammentazione politica. Non è solo una questione di confini naturali, è una questione di mentalità. In questo contesto, l'idea di un grande impero unitario è fragile. Molto più naturale è la nascita di piccole comunità indipendenti. Ed è proprio questa terra spezzata, aspra e complessa a generare la polis. La polis non è soltanto una città. Non è un insieme di case circondate da mura, non è semplicemente un centro abitato, è una comunità politica indipendente. È il momento in cui un gruppo di uomini smette di appartenere a un palazzo e inizia ad appartenere a se stesso. Una polis comprende un centro urbano fortificato, un'acropoli, la parte alta, luogo sacro e rifugio estremo in caso di attacco. L'agorà, lo spazio aperto dove si commercia, si discute e si decide. E tutt'attorno la Cora, il territorio agricolo che garantisce sostentamento, ricchezza e la sopravvivenza. Ma tutto questo è solo la struttura visibile. Infatti, la vera rivoluzione è invisibile. È mentale, è culturale, è politica. Nelle grandi città del vicino Oriente il potere scende dall'alto. È concentrato in un re, in una dinastia, in un palazzo. Nella polis il potere è legato alla comunità. Non si è sudditi di un sovrano lontano, si è membri di un corpo civico. La città non è solo il luogo in cui si vive, è l'entità a cui si appartiene. Essere cittadini significa condividere culti religiosi, feste, leggi, memoria condivisa. Significa riconoscersi parte di un destino comune. La polis diventa identità. Se la polis prospera, prosperano i suoi cittadini, ma se la polis cade, cade tutto. Per questo la difesa della città non è un compito delegato, è una responsabilità collettiva. La politica nasce qui,
perché quando la comunità diventa il centro del potere, allora il potere deve essere discusso. Nell'agorà si confrontano opinioni, si stabiliscono leggi, si negoziano conflitti. Non è ancora democrazia nel senso moderno, non è ancora uguaglianza universale, ma è un passo decisivo. Per la prima volta nella storia del Mediterraneo, il potere non è solo ereditato, può essere condiviso, conteso e regolato. La polis è questo. È il momento in cui la comunità diventa Stato. È il momento in cui nasce la politica. È nella difesa della polis che avviene uno dei cambiamenti più profondi della storia militare antica. Nasce l'oplita. Ogni cittadino in tempo di guerra prende le armi. Non combatte più come eroe isolato in cerca di gloria personale. Combatte in formazione, nella falange. Una linea compatta di uomini armati di scudo rotondo, l'aspis, una lancia lunga, l'elmo e la corazza. Ogni scudo protegge il fianco del compagno. Ogni uomo dipende dall'altro. La forza non è nel singolo, è nella coesione. Questo rappresenta una svolta epocale. La guerra non è più dominio esclusivo dell'aristocrazia. Diventa responsabilità collettiva e chi combatte per la polis inizia a chiedere di partecipare alla sua guida. L'uguaglianza nella falange apre lentamente la strada a nuove richieste politiche. La rivoluzione militare diventa infatti rivoluzione sociale. Tra l'VIII e il VI secolo a.C., mentre le polis si consolidano, la popolazione cresce rapidamente. Le terre coltivabili sono limitate, le tensioni sociali aumentano, le aristocrazie controllano le risorse migliori. Per molte comunità la soluzione non è la conquista interna, è il mare. Inizia così quella che gli storici chiamano la grande colonizzazione greca. Navi cariche di uomini, famiglie, oggetti sacri e speranze attraversano l'Egeo e il Mediterraneo. Non si tratta di spedizioni casuali. Ogni colonia viene organizzata con precisione. La città madre, la metropoli, sceglie un ecista, il fondatore ufficiale, che guiderà la spedizione. Si consulta l'oracolo di Delfi, si stabilisce il luogo e si pianifica la distribuzione delle terre. La fondazione di una colonia è un atto religioso e politico insieme. Nascono nuove polis in Sicilia, nell'Italia meridionale, quella che i romani chiameranno Magna Grecia, lungo le coste dell'Asia Minore e fino alle rive del Mar Nero. Cuma, Taranto, Siracusa, Massalia sono solo alcune delle colonie. Ogni colonia è politicamente indipendente. Non è una provincia, non è un territorio sottomesso. È una nuova polis. Mantiene legami religiosi e culturali con la madrepatria, ma sviluppa istituzioni proprie. Questo è un elemento fondamentale. La Grecia non costruisce un impero centralizzato, costruisce una rete di città autonome legate dalla lingua, dagli dei e dalle tradizioni. Il Mediterraneo cambia volto. Si diffonde l'alfabeto greco, adattato dai Fenici. Si intensificano gli scambi di grano, metalli, ceramiche, vino e olio. Tecniche artigianali e idee politiche circolano assieme alle merci. Le colonie diventano ponti culturali tra mondo greco e popolazioni locali. In alcuni casi il rapporto è pacifico, basato sul commercio, in altri è conflittuale. Ma ovunque si insediano, i greci portano con sé il modello, la polis. Non esportano un re, non esportano un impero, esportano una forma di comunità politica. Ed è così che, mentre la Grecia rimane frammentata sul piano politico, sul piano culturale diventa una delle civiltà più diffuse del Mediterraneo. Non esiste una Grecia unita, esiste un mondo greco. Ogni polis sviluppa forme di governo diverse. In alcune sopravvivono monarchie, spesso con poteri limitati. In altre dominano aristocrazie composte dalle famiglie più ricche e influenti. In momenti di crisi emergono figure straordinarie, i cosiddetti tiranni, uomini che concentrano il potere permettendo ordine e stabilità. Ma al di là delle differenze istituzionali, c'è uno spazio che accomuna quasi tutte le poleis, l'agorà. Non è soltanto una piazza di mercato, è il cuore politico della città. Qui si incontrano cittadini, si stringono alleanze, si ascoltano accuse e difese. Qui vengono proclamate le decisioni pubbliche, qui si discute di guerra e di pace.
In molte poleis si formano assemblee di cittadini armati, chiamate a esprimersi sulle questioni fondamentali. Accanto a queste assemblee operano consigli ristretti, composte dagli anziani o dei membri dell'aristocrazia, che preparano le discussioni e amministrano la giustizia. Lentamente il potere smette di essere solo un fatto dinastico, diventa un processo. Le leggi iniziano a essere messe per iscritto. Non sono più soltanto tradizioni orali custodite dalle famiglie nobili, sono norme pubbliche, visibili, consultabili. Questo cambia tutto, perché quando la legge è scritta non appartiene più a un uomo, appartiene alla comunità. Naturalmente la partecipazione non è universale. Donne, schiavi e stranieri restano esclusi. La cittadinanza è un privilegio ristretto, ma per coloro che ne fanno parte, l'esperienza politica è reale. Parlare in pubblico, convincere, proporre, opporsi, queste pratiche diventano parte integrante della vita civica. È in questo contesto che nasceranno la retorica, la riflessione sulla giustizia, il confronto tra diverse visioni di governo. La polis non è solo uno spazio fisico, è uno spazio di parola. E quando la parola entra nella gestione del potere, nasce qualcosa di nuovo nella storia del Mediterraneo. Non ancora la democrazia come la intendiamo oggi, ma il suo presupposto, la politica intesa come discussione pubblica sul destino della comunità. Ma non tutte le poleis scelgono la stessa strada. Alcune mettono al centro la parola e il commercio, altre la disciplina e l'addestramento militare. Alcune costruiscono la propria identità sulla partecipazione, altre sulla forza. Tra tutte, due città diventeranno simboli di modelli opposti, Atene e Sparta. Due modi diversi di intendere il cittadino, due modi diversi di intendere la libertà. Ed è proprio in una di queste due città, dove l'intera società è organizzata attorno alla guerra, che entreremo nel prossimo episodio, a Sparta.